Buonasera. Buonasera con i nuovi sottotitoli. Che non vanno. No. Buonasera con i nuovi sottotitoli. Cercherò di parlare lentamente. Karate. Vabbè. Bene. Questi sottotitoli sono pazzeschi. 1, 2, 3. Character. Perfetto. Top. Incredible. Amazing. Ce la faccio il microfono. Aspettate. Allora, vediamo dove sta questo microfono. Eccomi. Allora, eccoli. Vediamo. Mettere il microfono. Ecco, cerchiamo. Vediamo se adesso mi sentite. Finalmente. Finalmente. Ok, adesso no. Basso. 1, 2, 3. No, è vero, basso, avete ragione. Allora. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma che è sto qua? Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vediamo. Adesso dovrebbe andare. Ok, perfetto, adesso va. Benissimo. Abbiamo anche i microfoni. Ne metto solo uno sinceramente. Ecco qua. Adesso va. Al microfono c'è, i sottotitoli ci sono, ma non vanno bene a quanto pare perché fanno per letteralmente cagare. E pensate che questi sono addirittura a pagamento. Cioè, raga, questi sono a pagamento. Vi rendete conto? Cioè, ma che servizi di merda offre la gente? Vendono l'aria? Mettere i capelli perché l'unica cosa che ci possiamo permettere è un ventilatore qua, semplicemente perché in questa casa non si può accendere il condizionatore per il momento. Alice Zunino era meglio quelli gratuiti, mi sa. Infatti, cioè, Rachele, batti un colpo. Cosa ne pensi di questi sottotitoli di... Non è che si devono settare. When I see one daughter. Ma che significa? Va tutto bene. Va bene, tutte figuracce, guarda, mi fate fare. Scaricati questo, vai là, vai qua. Fanno troppo schifo, non è normale. Lo so. Allora, vediamo un attimo una cosa. Vediamo un attimo se ho settato male. Suspectra! Grazie! Allora, raga, aspettate. Facciamo così, chiudiamo. Andiamo qua. Ingrandiamo, aspettate. Come robotica. Senti, io non lo so cosa succede con OBS, sinceramente. Fa veramente pena. Mm. Riesco... Ah, ok. No, ma è tutto corretto. Ah, ho capito forse. Ho capito forse. Il problema era questo. Vediamo se adesso vanno. Aspettate. Allora, ok. Save. Open. Open.
Ok, allora vediamo se adesso va. Ah, penso che adesso si siano settati nel modo più giusto. Benissimo, vedete? Perfetto, perfetto. Ok, c'è stato un problema di settaggio fatto molto male. Ho recuperato. Adesso potete semplicemente, però non capisco perché sono evidenziati i sottotitoli in italiano che stanno diventando un testo enorme piuttosto che quelli in inglese, cioè dovrebbero essere in bianco quelli in inglese e grigio quelli italiani. Ma va bene lo stesso, ci facciamo andare bene tu. Ok, facciamo font color, aspettate. Rachele. Però traducono bene, a posto. Perfetto, dai, allora almeno questo l'abbiamo risolto. Perché non mi si carica la pagina? Wifi c'è. Vabbè. Facciamo così, li togliamo. Dove stanno? 1, 2, 3. Già non ci sono più. Benissimo. Ok, dai. Questa tecnologia di... Dai. Ma fai cagare, guarda. Cioè, allucinante. Dai. Ah, perfetto, è andato. Un po' di forza in più. Chiudiamo questo. Andiamo qua. Ok, non mi interessa, frate. Lui, perfetto. Quindi qua è italiano 1. Ah, lo so, Italian. Ok, poi centrali, sottotitoli. ehm, sì. How long each subtitle stays on screen? 3 seconds? 2 seconds? 3 secondi, ok. No. Ok, font. Change font. No, questo è fatto bene. Ok, eccolo. Quindi questo dovremmo mettere... No, no, aspettate, perché mi dà solo questo? Vabbè. Uè. Grazie Winnie 199530. Allora, quindi dobbiamo mettere sottotitoli, vediamo se ci riusciamo. No, in bianco sono più belli, però non posso alternare i colori. Come si fa? Vabbè, salviamo questi, raga. Poi capiamo come fare un domani. Intanto apriamoli perché le persone giustamente vogliono capire quante cose stupide io dica. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si cambia la voce. Ah, ma forse perché c'ho anche... Allora, mi sentite adesso col microfono bene? Perché non è che... Ma vabbè, me ne frega lavoro col microfono che non posso schiattare, sinceramente. Mi sentite bene senza microfono? No, non mi sentite bene perché vedo palesemente che non mi sentite bene. Ma se io prendessi queste cuffie... Aspettate. Se vedessi... Ok, cariche? Speriamo. Cariche? No, non ho sentito il rumorino, evidentemente no. Beh, io cosa pretendo? Io pretendo le cuffie cariche dopo che non le uso da 4 mesi. Vabbè, mettiamole sotto carica. Scarica, infatti. Qua accendiamo di nuovo perché sto facendo i fungi tielli.
Mettiamo di nuovo il microfono che non sente niente. Rachele. Allora, adesso si sente. Perché io noto se quando si sente o non si sente, ho capito dove guardare. E vabbè, ma mi sentite bene così? O sentite due volte la mia voce? Due volte. Però così invece no. Perfetto. Adriana Cruz, grazie. Allora facciamo così. Anzitutto questo deve essere messo, no, qua. Poi questo attacco, anche se mi sentite un po' robotica, non fa nulla. Non so la ragione per cui voi mi sentiate robotica. Double voice, no, non c'è più. Allora, Rakira, un feedback. Ma che sottotitoli morti? Ma perché? Non è che ho tolto il microfono. Cioè, però, raga, cioè, non è che può fare questo sempre, capite? Ma tutto a posto. Microphone, sì, secondo me. Uè, quelle buone, ma chi è stata? Allora, adesso dovreste sentirmi e leggere tutto. Abbiamo azionato questa live. Bene, benissimo. Per me oggi va bene così. Ti si sente alto come voce, quindi ok, ma è come se avessi autotune, anche negli alert. Per oggi va bene così, ma vogliamo che spengo la live e la ricomincio? A parte il fatto che devo cambiare il nome della live subito perché ho dimenticato. Aspettate. Adesso arrivo. Mm. Sti capelli che ormai non hanno più un senso, non trovo un parrucchiere. Allora, facciamo così. Chiamiamola. Chiamiamola Confessioni anonime. Facciamo così. Andiamo. Dove lo posso fare? Aspettate. A chi lo posso inviare? Rachele. Così copia e incollo. Dai, perfetto. Dove si va qua nella chat? Ah, qua. Ho scoperto un'altra cosa che posso fare molto più velocemente, piano piano, dopo quasi un anno. Ecco, adesso dovrebbe chiamarsi nel modo giusto. Ritorno indietro e ci siamo. Ah, oggi giornatona. Mm. Ma veramente i sottotitoli non vanno di nuovo, ma tutto a posto? Cioè, non mi sentite robotica. I sottotitoli non vanno, ma io dico, io voglio pure fare questa live, ma OBS non mi sopporta. Ragazzi, cosa ne pensi? Ragazzi, scrivimi, ragazzi, supportami, ragazzi, c'è d'idea? Let me know something, please. Because I don't know what is the problem.
provate ad accedere anche all'altro microfono. Che senso, Rachele? Ma se spegnessi quello e riaccendessi? Ok, proviamo in questo modo. Come mi sentite così? Ho spento e riacceso tutto. Uguale, ma perfetto. Benissimo. Benissimo. Meglio. C'è qualcuno che dice meglio? Meglio. Ok, perfetto. Come mi senti, Rachele? Un po' meglio. Ok. Già questa cosa non è male. Vabbè, dai zeri che facciamo giorno. Amore, vai anche via da questa live. No, non vorrei vedere perché ok, va bene. Perché poi io farei fare a questa persona questa cosa. Non potete capire la difficoltà di fare le live su Twitch. Perciò non c'è tanta gente che le fa. E chi vuole farle in realtà capisce che non è poi così semplice. Per fortuna io ho persone che mi supportano su questo canale come Raghi Lascia, Dilea e moderatori, perché altrimenti raga, sarebbe impossibile praticare queste live. È il devasto. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, un'intera impostazione audio che crea casini. Ho un conflitto tra le impostazioni del Mac e quello del BS. Ha applicato un filtro così a cavolo. Secondo me il problema è che OBS deve essere aggiornato bene, deve essere settato bene, ma io non capisco perché questi di OBS non lo facciano. Grazie Rilebi! Cioè, io veramente non capisco. Io non vedo l'ora di fare queste unghie. Mi sento male, ve lo giuro. Non lo so. Cioè, mi sto sentendo male. Non mi sento strana. Ok, raga. Ma si sente, dai, si sente un po'. Dovresti vedere dal PC fisso com'è. Ma che amo. Allora, vabbè. Io vorrei capire, aspettate, adesso sento la mia voce. Da qua. Come si fa? Ok, vabbè, va bene per oggi. Adesso, vabbè, basta dai. Questa è tutta colpa di Rachele, come sempre. I sottotitoli non ci sono, perché a quanto pare questi sottotitoli, o perché evidentemente avevo tolto il microfono, adesso vediamo se riappaiono. Non è tutta colpa di Rachele. Allora, sono riapparsi i sottotitoli e a quanto pare mi sentite, non so come, se bene o non bene, ma siamo qua per proseguire questa live che sarà molto 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 curiosa perché voglio proprio leggere queste cose assurde che scrivete. No, mandamelo su. Non me lo mandare su X se Twitch ha una chat, Rachele. Ho scoperto che Twitch ha una chat, lo sai? Che avevo rimosso. Mandamelo su Twitch. Inutile che apri un'altra finestra, accedi su X, vai nella chat. O no? Mhm. Veramente così non mi piacciono. Cioè, sono caduti di nuovo. Microphone permission. Ma secondo me sono i microfoni.
Allora facciamo così, aspettate. Proviamo a mettere questi senza microfono. Non mi sentite proprio, 000. Non mi sentite proprio, non mi sentite. Zero. Allora, come possiamo fare? Non mi sentite, non mi sentite, non mi sentite. Mamma mia, però, raga, come si può lavorare? Cioè, non si può veramente. Mm, Cioè, non si possono fare le live così, raga. Cioè, è da un anno che OBS non si aggiorna e non fa qualcosa. Basso col volume a 100. Facciamo così, facciamo così, facciamo così. I sottotitoli intanto stanno andando e non si stanno togliendo, quindi questa è la cosa più importante. Però evidentemente il problema sono stati i sottotitoli. Il fatto che io abbia aggiunto i sottotitoli ha creato tutto ciò. Ma se io andassi a mettere queste cuffie, che secondo me un poco a poco si sono caricate, vediamo se risolviamo il problema. Qua. Allora, adesso penso che il problema si è risolto e avete ovviamente avuto un attacco perché all'improvviso è scoppiato l'audio. Ci siamo? Mi sentite? Sentite anche meno il rumore del ventilatore? Let me know, please. Ok. Non so queste cuffie quanto dureranno perché secondo me sono scariche. Ah no, 100%. E che? Si sono caricate all'improvviso. Va bene. Yes, it's perfect. Now, perfetto. Rachele, feedback tuo. Sono ormai proprio meno boomer rispetto a tanto tempo fa. Io procederei. Ventilature. Io procederei con queste confessioni. Confessioni. Adesso lo potessi tagliare tutto questo spezzone della live, ma non si può. Io veramente ho dei capelli orribili ultimamente tra il caldo. Allora, allora, adesso andiamo a leggere. Ma io posso mai fare la live con questi cosi enormi nelle orecchie? Però, proseguiamo. I sottotitoli sono morti. Quindi il problema sono questi sottotitoli. Perché secondo me ho messo le cuffiette e si sono tolti. Riproviamo, magari con questa cosa. Riproviamo. Se si tolgono di nuovo, evidentemente non sono buoni. Ma noi tentiamo di nuovo. Ok. We don't care about titoli, amo. You are so cute, but other people, yes. Let's fucking go. Let's fucking. Allora, allora, allora. At that time. Mhm. Va bene, allora a quanto pare i sottotitoli di nuovo si sono tolti, quindi non so cosa fare. Cioè, io veramente non so cosa fare. Il microfono è stato negato, tipo, dice una roba del genere. Tipo, il permesso per il microfono è stato negato. Qual è il problema, tesoro? Per quale ragione tu non ti applichi? Dai,
Proviamo, riproviamo. Allora, male schiena. E schiena. Com'è possibile, raga? How is possible? Finestra di sottotitoli aperta. No, ma io infatti adesso sto provando a tenerla aperta, neanche socchiusa. Cioè, com'è che si dice? Non è che la chiudo, perché se la chiudo è ovvio che si toglie tutto. La metto in giù. Adesso invece la sto tenendo aperta, però sotto le altre finestre. Capite? Ok, raga, io voglio iniziare a leggere cosa avete scritto. Allora, aspettate. A quanto pare sta andando. Forse era questo il problema. Che mal di schiena. Mamma mia, raga. Dai, io devo ritornare ad abituarmi a commenti idioti. Ma non ci metto tanto. Per esempio, andiamo avanti. Allora, il link penso che Rachele me l'abbia inviato qua. Eccolo qua. No, confessioni anonime. Rachele, il link su... Il link per piacere. Per piacere. Help me. Help me. Vabbè, vabbè. Non fa niente. No, no, evidentemente non mi si carica. Dai, ricarichiamo Twitch la pagina. Che bug questa sera, mamma mia. Ho dovuto ricaricare la pagina di Twitch, è andato, perfetto. Uscendo da Twitch, stai per aprire un link, vuoi confermare? Apri il collegamento. Esatto. Ok. Perfetto, raga. Rachele, cosa ne pensi? Io vorrei un attimo leggervi qualche confessione, però voglio condividervela. Quindi aspettate, eh. Famo così. Tararararara, tararara. Mm. Qua, qua, qua. They are working now. Ah, eccolo. Apri. Questa invece è la... Allora, i sottotitoli stanno andando. Evidentemente era quello il problema, ma l'ho risolto. Io direi di condividere questa cosa in... ecco, quindi devo fare più cattura video, dispositivo di cattura video, legato, ehm, più sorgente dispositivo, fotocamera, fotocamera di panorama, no, 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 annulla, annulla, annulla. Fonti, vediamo Rachele. Browser, ok, quindi più
E che devo fare? Ah, devo mettere questo? Il link di internet nel browser? Fonti browser, fatto. Poi finestra. Finestra? Dov'è il finestrino, tesoro? Non c'è. Ok, allora questo lo eliminiamo allora. No! 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 Non ci credo! Vabbè, non ci impanichiamo, rifacciamo. Scena 1. Allora, rifacciamo tutto, eliminato tutto, webcam, chiudi. Allora, aggiunti di recente. Allora, facciamo così. Ehm, questo, aggiungi. Oddio, non riesco a vedere niente. Ok, questo ce l'abbiamo. Poi, aggiungi, webcam, aggiungi, ci sono. Devo riaggiungere tutto, raga. Ho eliminato letteralmente la scena. Vi ho detto tutto. Ma per fortuna, vediamo sottotitoli. Aggiungi se... No, questo non sta andando. Ok, questo lo posso eliminare. Sì. Sei sicuro di rimuovere i sottotitoli? Sì. Ok. Mm, ok, anche questo va bene. Uh, aspettate. Questo qui. Ehm, questo già ci sta. Mm, ok, mi sento veramente molto scemottola. Silly? Sciocca? Ok, penso che ci sia tutto. Adesso potete di nuovo vedermi e leggermi. Se manca qualcosa fatemi sapere. Ma voglio capire come mettere questa cosa. Difficile, difficile. Se solo funzionasse, se solo a Napoli non ci fossero 35 gradi. Si soffre, raga. Crea... No, no, no. No, no. Questo sì. Ok, va bene. Questo pure lo posso aggiungere. Meno male che c'era questo coso che ricordava tutto. Allora, vediamo se ci sta un tutorial. Browser, vado su fonti, della prima scena, vado su browser più una nuova sorgente. Beh, finestra adesso scusami, ma dove leggi finestra? Rachele, me lo ricordo anch'io finestra, ma non c'è scritto finestra. Poi magari se lo trovi, mi fai sapere. Mi dai una masciata. Vediamo se lei riesce a vederlo. Comunque vogliamo parlare di me che stanotte ho dormito 3 ore. Sentivo un caldo, mamma mia. Allora, Rachele mi sta aiutando con una santa pazienza a capire come possiamo aggiungere questa scena. Poverina, sicuramente si starà facendo aiutare da Shadilea, che è sempre qui per supportarci. Quindi browser fonti, browser, finestra, browser, crea una nuova sorgente. No, perché qua
Cioè, io vedo solo questo. Ok. Cattura schermo. Ecco, infatti sapevo che non fosse browser. Ecco. Cattura finestra. Ecco. Perché è lei che vuole fare la tipa che sa, che ricorda e poi mi fa sta 3 ore perché magari non chiedi a Sciatilea. Grazie a Sciatilea che poi mi ha scritta. Guarda, Rachele, veramente mi hai delusa. Mi hai delusa. Cattura la finestra. Guarda, Rachele, veramente. Cioè, senza parole. Ma che vuoi? Cioè, ma io non lo so, ma ci si comporta così? Fonti e poi finestra, mo? No! Rachele, no. Fonti, si va su fonti. La verità è che si va su scena 1, poi si va su fonti, clicchi più e devi andare su cattura schermo Mac OS e poi devi fare l'aggiunta della finestra. Quindi non ti arrampicare sugli specchi, ok? Ecco. Comunque non vediamo. Aspetta. Wait. One moment. Io che c'ho la collana spezzata perché stavo parlando l'altra sera all'evento e a un certo punto non so con chi stavo parlando, stavo cercando di comprendere chi mi stesse parlando in inglese. Ero abbastanza nervosa per capire. A un certo punto ho fatto una roba così e si è staccata il. Vabbè, lo devo riattaccare, lasciamo stare. Andiamo avanti. Andiamo avanti e quindi colleghiamo sta benedetta finestra, ecco. Facciamo quindi. Dove sta? Qua sotto. Ecco. Cattura finestra. Twitch. L'obiettivo richiede di ignorare la selezione di finestra. Consenti. Lettore. Ok. Ok. Perfetto, raga. Adesso ci divertiamo. Facciamo così. Mi metto più qua. Così che voi possiate leggere. Ecco. Se io metto questo qua. Ah, no. Facciamo così. Dai. Ecco. Così è top. Quindi devo stare qua io. Cioè, devo leggere da qua. Così. Mi trovo. Ok. Perché non so se sta già, cioè già state iniziando a leggere, però io devo prendere questo, il Samsung, per leggere i vostri commenti. Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Allora, com'era quella cosa? Oddio, dove me l'aveva inviato adesso? Come avevo aperto la chat io qua sopra? No, va bene, io so proprio, guardate. Sono una cosa assurda. Troppa tecnologia. Mi sta andando in pappa il cervello, letteralmente. No, tesoro, questo deve andare fisso perché io sto morendo. Oh, ah, allora, quindi abbiamo detto, con calma, con calma. Dove si apre la chat qua? Con Google, ok? Prendi Google, ecco, perfetto, trovato. Annulla, trovata. Chat trovata. Ok, ci siamo, raga. Quanto tempo è passato? No, giusto per capire, da quanto tempo sono in live? 40 minuti. I miei soliti 40 minuti per iniziare la live.
Allora, i sottotitoli dove stanno? Pseudo sottotitoli. Aspettate. Posso piangere? Ok. Come si fanno ad aggiungere sottotitoli? Abbiamo detto. Ehm, aspettate. Aspettate, raga. Mm, perdonatemi, ma io voglio capire. Voglio capire, i sottotitoli ci sono, ma dove sta la pagina? Cioè, mica si è chiusa. Vabbè, poi togliamo. Ah no, non sarà chiusa. Devo fare, quindi, ok, salva, copia URL, consenti, consenti. Dai, che tra un'oretta iniziamo, dai. Questo lo posso, questo lo metto qua. Qua faccio su fonti, faccio più, faccio browser, faccio crea sorgente, metto il link qua e i numeri, se non sbaglio, erano sopra, sopra al link, era scritta la grandezza. Mm, la grandezza. Santa Raghira. Ok. Allora, ecco il link. Quindi 1920 larghezza 1080 altezza. Ok? Dovrebbe andare? O no? O no? Chiudo qua, chiudo qua, open. Avevi messo anche gli alert, a quanto pare non stanno andando. Allora, i sottotitoli spero che vadano. Non lo so perché devo togliere qua. I sottotitoli no, non stanno andando. Oddio, perché ho eliminato la scena? Ok, questa serata è molto, molto, molto tremenda. Oggi sei molto paziente e questa è bella questa cosa, meno male. Allora, ricapitoliamo. Allora, con la stanchezza che c'ho addosso stasera, guardate. Allora, oh mamma mia. Perché infatti ho fatto la live così tardi, non lo so. Allora, i sottotitoli vanno, ok, almeno una cosa va. Grazie, grazie per il supporto, sinceramente, perché servi anche tu nella tecnologia. Ok, i sottotitoli vanno, tutto a posto. Però vanno. Ah, stanno andando addirittura soltanto in inglese. Questo è un miracolo? No, io sono sconvolta. Oro sono bellissimi. Ma chi ha mai fatto niente? Ma poi dove li vedi oro, tesoro? Io non li vedo oro, li vedo grigi che diventano diventa bianco. Ma dov'è oro? Scusami, Rachele, cioè, vabbè. La mia schiena chiede pietà.
Ah, ora. Però immaginali oro. No, basta. Allora, Rachele, non ti buttare giù, basta, ok? Si offende da sola, ragazzi. Quindi let's fucking go. Abbiamo dopo un'ora aggiustato qualcosa. Ma manca ancora una cosa. Mancano gli alert. Gli alert che non so se ci sono. Cioè, sinceramente, io li ho aggiunti, credetemi, ma non so se vanno bene. Vabbè, se non dovessero andare, Rachele, tienimi aggiornata. Poi, per quanto riguarda la finestra, ci siamo. Vediamo, Shadilei mi ha contattata. Link for... Ah, ok. Allora ho bisogno, sì, ne ho bisogno. Quindi facciamo. Sei sicuro di volere? Sì. Vado. Shadilea, scrivimi su Twitch, no su X, per piacere. Sorry. Ma perché Rachele? Rachele che dona e non si vedono. Ma che doni se dobbiamo mettere... Ma perché poi doni, Rachele? Rachele, tu non devi donare, non so come dirtelo. Rachele, veramente, cioè sei pessima. Io non so come dirtelo. Basta, basta. Cioè, aspettiamo di lei. Che vuoi fare la tipa che vuoi provare? Cioè, direi che mi scrive su X, non posso, se no la chat può vedere i tuoi alert link. Ma non detto sulla chat, Lara, che, cioè di Lea, la chat privata con me. No, vabbè, raga, io non lo so questa sera cosa c'hanno, Rachele e Shadilea. Vabbè, Shadilea parla un'altra lingua. So, Shadilea, I mean, not on the chat where are everyone, but in private chat. No, vabbè. Io questa sera, io sento il caldo, ma loro stanno sclerando. Adoro. Meno male, meno male. Che allora, a volte mi sento così presa da questo caldo, ma a quanto cioè, a quanto pare non sono solo io. Cioè, almeno questo. Capite? I sottotitoli che traducono il tuo inglese? E come lo traducono il mio inglese? Tipo, uh, The New Galaxy, The New Galaxy. Ah no, traducono normale. Assolutamente non siamo. Vabbè, quindi Shadilea me l'avrà mandato, eccolo qua. Eccolo qua. It's hot in Portugal too. I feel you, Shadilea, don't worry. And thank you so much for this link. Allora, no, annulla. Quindi faccio cattura schermo, la finestra. Pam. Ok, ok. Ma questo già ce l'ho. Io sto svalvolando anch'io questa sera, la verità. È che io questa cosa già l'avevo fatta, quindi devo mettere gli alert. Gli alert si mettono andando su browser, facendo così, così, con copia e ok. No, errore, perfetto. Quindi no, evidentemente no. Ok, vediamo come si mettono. Conscia di lei sei... Rachele scrive. Conscia di lei sei così gentile.
A me fai sempre, a me fai sempre il cazziatone. Regale, ma perché tu, cioè, ma ti puoi mai mettere a donare 25 euro che sei fuori? E che non vanno neanche gli alert. Almeno i sottotitoli funzionano bene, funzionano un amore e abbiamo finalmente risolto questo problema. Almeno questo. Poi, vediamo questa questione degli alert. Cattura. Dovrebbero andare adesso, vediamo. Secondo me adesso dovrebbero andare. Credo. Ok, perfetto. Zero it's ok, you always win. It will happen piano piano. No, vabbè. Vabbè, facciamo così, va. Leggiamo la chat da qua. Iniziamo a leggere. Che ma non va. Vanno! Grande Shadilea! Ma li vogliamo fare un altro colore? Ok. Cattura schermo, quindi questo lo posso eliminare. Ne facciamo un altro, va. Facciamo pa 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 pa. Eh, lettura messaggi, ok, ok, perfetto. Adesso li mettiamo anche sotto i sottotitoli. Io mi metto più di qua. Ovvero. Ok. Ehm, ok. Penso che così vada super bene e possiamo iniziare dopo quanti minuti? 52 minuti. Io sono proprio ridicola. Io sono proprio ridicola, ma come si fa a essere così? Tremenda, veramente. Ma poi non è che mi vedo benissimo, eh? Aspetta. Ah, vabbè, forse così sì. La mia schiena. Ok. Start reading the. Ok. Aspetta, ma devo mettere anche questo qua. Quindi devo, se andassi qua, qua, e poi attività. Perché attività? Dove si va qua con la chat che volevo leggere? Aspettate. Allora, come faccio a prendere questo link da qua? Devo, devo copiarlo. Che non riesco ad accedere alla chat da qua sopra. Cioè, tipo, se facessi così, apri chat. Mm, sarebbe attività, che sarebbe questa, però se attività non va. Quindi faccio così.
e copio il link. Perfetto. Ok, lettura. Aspettate. Lettura uguale. Cioè, bottino. Dai, che palle. Ma è lunghissimo. Vabbè, tanta pazienza, dai. 7, 9, K, G, O, F. P, V, uguale. GBL, GBL, GN, GN, B, U. Ma immaginate se non va. Vabbè, come facciamo una rasata? 5F, LQS, LQS, IHB, trattino basso, WIA. Dai, vai. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Cioè, dove mi ha portato? Ma vaffanculo, va. Ad accedere alla chat, cioè a sta cazzo di cosa per vedere. Ma vattene a fare in culo, va. Odio sta tecnologia di merda. Mi fa cagare. Vediamo se sto coso fa una foto al link e me lo posso copiare. Aspetta. Come fa sto coso? Euroflash. Dai. Che Oh. No, vabbè. No, lo fa. Vediamo. Vediamo, andiamo da Gemini. Vediamo se Gemini mi aiuta. Dov'è Gemini? Gemini. Foto. Accetto. Copia il link in chat. Ah, bravo Gemini. Ma perché fa? Me l'ha fatto Gemini, ma il punto è perché Rachele mi dice inserisci la password per continuare. Mi puoi dare sta benedetta password gentilmente? Ah, sa fa? Me l'aveva data. Allora, meno male che esiste questa tecnologia per i boomer come me che aiutano con la tecnologia. Paradosso. Vai, password errata. Cioè,
Ma vuoi mettere i due punti, Rachele? Sta a scrivere da 3 ore password nella password. Io proprio, vabbè, che prendo tutto alla lettera. Io ho scritto password, cioè vi rendete conto? Assata. Ce l'ho fatta. Mm, 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 mm. Dai, rimettiamoci in posizione. Iniziamo con la lettura di queste meravigliose confessioni. Io direi sinceramente di mettermi qualcosa di traschi. Voglio un po' già qualcosa, aspettate, mi metto qua. Ecco. Allora, vediamo se riesco a leggervi qualche confessione carina. Ah, che bello questa sensazione. Quanto tempo è passato? 1 ora e 1 minuto. Che sensazione magnifica che sto provando, non ci posso credere. Allora, adesso ci rilassiamo finalmente. Adesso questo è il momento bello. Dai, aspettate che posso leggere anche da qua la chat, che a volte dimentico. Ecco. Connessione alla chat. No, ancora ci puoi stressare, tranquilla. Anytime with you is quality zero. Comunque sono io. We already read the confession. Già abbiamo letto queste confessioni, ok? Ma, ma io posso mettere sia la chat che le confessioni su due piani, se non sbaglio. Sto telefono lo fa. Non mi ricordo come. Dai, vuoi troppo, Zè. No, raga, sono una pro. Io sono una pro. Io sono una pro. Amo, devi scorrere sul PC per le confessioni, altrimenti vediamo sempre le solite 4. Ho capito, ho capito. Aspetta però. Aspetta, fammi leggere almeno queste. Che io non le ho lette, voi le avete lette, io no. Allora, qua come si toglie sto coso? Ecco, così mi piace. Così mi piace. Ok, guardate qua. Ho messo la confessione da leggere qua e la vostra chat sopra. Ma io sono un genio. Sono un genio del male. Ci ho messo 1 ora, però. A Norcia 230, grazie. Adesso iniziano gli alert e ovviamente per ringraziare non leggerò nulla. No, adesso iniziamo a leggere. Faccio gli alert più piccoli perché ci avevo in faccia, sinceramente. Metto questo qua. Ok, leggi. I was with a new ex-girlfriend for 6 years when she randomly one day told me she chatted on me with her boss. Not only her boss, it was a man. Perché chattava? Cioè, perché parlava di te col suo capo? E non era, cioè, che era un uomo? Cioè, ma che cazzo è sta roba? Ma tutto bene, l'amichetta tua? Cioè, la tua ex in realtà. No, vabbè, follia. Ah, certo, devo dire tradire. Vabbè. Vabbè, comunque siamo là, è la stessa cosa, insomma.
Avevo capito questo, ma cioè che chattasse come tradimento. L'avevo tradotto come tradimento, però avevo tradotto letteralmente chattare. Quindi cheating, cheat, come si pronuncia? Cheat, 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 cheated, cheated, cheat. No, vabbè, fatemi vedere una cosa. Ok. Non criticatemi, non giudicatemi, vi prego. Allora, proseguiamo. Cheating, cheating, cheat, 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 cheat. Allora, comunque follia, porella, sta ragazza, amore. Mamma mia, mi dispiace perché ti hai fatti mettere un cuoricino. Non disponi dell'autorizzazione necessaria per lasciare una reazione. Ma sei proprio sfortunata. Allora, però, sto scherzando, sto scherzando. Magari, ecco, la vita ti sta preservando altro. Comunque non ti preoccupare, ti sei salvata, ti sei scansato a un fosso, come si suol dire a Napoli. Una grande buca. Allora, my only secret is that I'm gay. I live in a country where homosexuality is not accepted, so I have a double life between my family and double life between my family and my girlfriend. I hope one day I can feel the freedom to be myself. Oh, you are so deep, and I can understand. I can feel you. I can understand this message, and you are so sweet. I think you will be free one day, and you will live your life with your family and your girlfriend together. And the life will be better. Don't worry, baby. You will feel the freedom one day, time to time. Don't worry. Madonna, devo già mettere la password. Mi sono scocciata però, dai. Ma perché devo mettere di nuovo la password, Rakira? Com'è possibile questa cosa? Allora, 30. Ok. Ok. Confesso. Ah, ma in tutto questo. Allora, leggo questo, dai. Il mio Zeudi è un semplice ringraziamento perché guardandoti e ascoltandoti ho piano piano trovato la forza di cambiare quella che non era la mia vita, ma quella che volevano gli altri, la società. Grazie a te ho ripreso la mia vita in mano e col tempo ho avuto la fortuna di conoscere quella che è la vera felicità, l'amore più profondo. Quindi grazie Zeodi, sei davvero importante per me. Amore! Sono così felice di leggere questi messaggi perché mi rendono felice perché il mio obiettivo in realtà è sempre stato essere me stessa e riuscire comunque tramite l'essere me stessa ad aiutare le persone che magari si sentivano meno in qualsiasi ambito, non soltanto ecco, persone che si rispecchiano in quella che è la mia sessualità, perché magari ecco, ci sono ecco, come quella ragazza che non riesce ad avere una sola vita, ma due vite tra la famiglia e la sua ragazza, perché non in tutti i paesi è accettata l'omosessualità. Quindi mm, questo è quello che mi rincuora sentire che alcune persone tramite la mia storia sono riuscite ad aiutarsi e ad essere aiutate, che sono due cose fondamentali e diverse. Bisogna anche essere predisposti a farsi aiutare e aiutarsi di conseguenza, no?
Me enamoré de mi amiga y nunca se lo confesé. Somos muy amigos. Qua. Me enamoré de mi amiga y nunca se lo confesé. Somos muy amigos actualmente. Mamma mía, tesoro mío, amiga mía, te digo que esta no es una cosa muy buena para ti porque col tiempo diventerà muy stressante. Anorca 2230, grazie. Non so se sto parlando bene, ma va bene così. Vediamo un po', leggiamo un po' la chat. Perché il problema sta nel sentimento. ¿Tú te enamoraste de tu amiga? Eh, Creo que tú deberías confesarlo a tu amiga porque si tienes sentimientos es muy importante en una relación ehm, essere, come si dice onesti? Onesti, honesta, debería que ser honesta con tu amiga porque in qualsiasi relazione è importante la sincerità e ti capisco perché pure io in passato ho avuto una roba del genere e sinceramente non l'ho mai detto, quindi io non ho avuto il coraggio sinceramente, ma perché sapevo che comunque dall'altra parte non ci sarebbe mai stato nulla, quindi era proprio inutile. Se tu noti che invece ci possa essere, insomma, una relazione che può durare anni, che non è soltanto un'amicizia così, ma è un'amicizia che può durare per la vita e vuoi preservare l'amicizia e quindi raccontare questa cosa che fa bene comunque per far crescere la relazione e per conoscervi meglio, ok? E se dall'altra parte invece pensi che questa persona possa proprio anche innamorarsi di te o possa ricambiare, ecco, in qualche modo anche questo semplice innamoramento, comunicaglielo e prendi coraggio, anche perché poi sai che ti perdi. Quindi cerca di vivere la vita e a volte per vivere bisogna avere coraggio e bisogna affrontare tutto e bisogna parlarsi. A prescindere in tutte le relazioni bisogna essere onesti, perché fa bene il dialogo e fa bene la conversazione. La comunicazione è fondamentale in qualsiasi relazione, che sia familiare, di amicizia o amorosa. Per cui devi sempre valutare rispetto ovviamente a diverse circostanze come potrebbe andare. Se pensi che lei sia potrebbe essere anche lei innamorata, prendi coraggio e dillo. Se pensi che ci sia ecco, anche una minimo ricambiare un abbraccio o un bacio in più, magari ecco, diglielo. Altrimenti se vedi che, cioè, se sai che è proprio etero, no, se riesci magari a disinnamorarti, che non è proprio innamoramento, altrimenti glielo dici lo stesso, dici senti non mi dire niente, ma mi sono innamorata di te, devo essere sincera e non è più un'amicizia, la vedo in un altro modo. Mi sembra corretto sia nei tuoi riguardi che nei suoi e non c'è nulla di male. Attualmente penso che non ci sia nulla di male. Se tornassi indietro io cioè, lo direi a quella persona per esempio di cui no, innamorai, infatuai. Effettivamente non puoi essere amica di una persona se provi quei sentimenti. Ti consigliamo di leggere le confessioni dal PC e la chat dal telefono, ma fai tu come ti trovi meglio. Va bene, Rakira, ti ascolterò, va bene? Ok? Rakira non capisce che io sono miope. Allora, ho trovato l'amore grazie alla tua partecipazione al programma. Brasile, Francia.
è stato l'incontro più bello della mia vita. Li seguivamo ciascuna dal proprio paese, con i nostri rispettivi fusi orari. E poi tutto è diventato realtà. Abbiamo visitato i rispettivi paesi, la nostra relazione era perfetta, ma la distanza ha avuto la meglio sulla nostra storia. Conserviamo i ricordi più belli e è incredibile pensare che la tua esistenza sia all'origine di così tante storie. Quindi grazie Zeudi. Amore, comunque, allora, parte dolcissima che mi ringrazia per una storia che è nata ed è pure finita, che tra l'altro ho fatto nascere io. Comunque ringrazia per aver vissuto una storia bella e delle emozioni, quindi ringrazia comunque la vita che ha fatto incontrare la sua strada con la strada della ragazza con cui è stata. E questa è una cosa molto bella ed è bellissimo che sia riconoscenti a me in qualche modo quando poi in realtà nulla ho fatto se non magari involontariamente metterle sulla stessa strada, essendo una mediatrice cioè inconsapevole. E questa è una bellissima cosa. Mi dispiace che purtroppo per la distanza voi vi siete lasciate, perché effettivamente cioè, non è che stavate proprio vicine, vicine, quindi comprendo, però a volte quando si ha una relazione a distanza, che nel mio caso soprattutto, si hanno tante situazioni lavorative in atto da affrontare e di vita nel proprio paese, che a volte è difficile riuscire a coordinarsi per intrecciarsi con la vita dell'altra persona con cui stai, perché anche l'altra persona ha gli stessi ha lo stesso stile di vita, insomma, la sua vita nell'altro paese, quindi intrecciare le vite non è semplice, però volere e potere. In questo caso la distanza sicuramente è maggiore Brasile-Francia e non è semplice, però evidentemente non è stata solo la distanza, ecco, mettiamola così, secondo me, perché è vero la distanza, ma chi vuole può, io penso sempre questo. Ehm, la distanza non è un problema se di base ci sta tanto sentimento e tanta volontà e tanto coraggio anche di vivere la vita. Dipende quanto quella persona, secondo me, per te conta, cioè, che priorità dai all'amore nella tua vita, perché attenzione, la priorità devi essere sempre tu. E poi successivamente ecco, l'altra persona, perché io penso che se si dà la priorità a se stessi, questa è la cosa che conta di più. No, ma Scarlett che mi sta chiamando, aspettate. Vabbè, e quindi vi stavo dicendo, no, baby, ma dai, che carina. Ok, allora, vi stavamo dicendo che la distanza non è le candele. La distanza non è un problema se in realtà si hanno buone intenzioni e buoni propositi. Io dico sempre che una relazione non si costruisce sulle promesse, ma sulle premesse. Cioè, io non ti posso promettere nulla, ma ti posso premettere quelle che sono le mie condizioni di vita e quello che in realtà mi offre la vita attualmente in quella che magari è la mia città e la strada che ho trovato.
Se le nostre strade si incontrano rispetto a quelle che sono queste premesse, ben venga, e rispetto a quelli che sono i nostri sentimenti. Se poi a un certo punto iniziano a separarsi in qualche modo, perché magari può succedere la qualunque nella vita, mai dire mai, evidentemente è perché, ecco, non c'era poi così tanta voglia, ecco, di stare insieme, secondo me. Questa è la cosa che dico sempre. La distanza sì è un problema, soprattutto quando parliamo di Brasile e Francia, vero, però comunque non è tutto. C'è gente che, se pensate, è andata in guerra ai tempi di una volta, cioè, ma anche attualmente probabilmente la gente va in guerra e rivede la propria persona, la propria amata o il proprio amato dopo tanto, tanto tempo, e comunque continua ad esserci quella cosa. Quindi l'amore, l'amore si costruisce sicuramente, ma penso che devi anche, cioè, avere dei sentimenti, cioè l'amore è 50 e 50, è sentire è anche quello poi che costruisci, no? Con la persona. Quindi la distanza secondo me non è il motivo principale per cui vi siete lasciati, penso io. Poi magari non voglio, ecco, insinuare nulla, però. Anzi, comunque a volte la distanza, se la prendi bene, è anche meglio, perché cioè, tu sei proprio focus sul lavoro, però poi hai i tuoi momenti che magari stai lì, parli con la tua ragazza, e poi quando vi vedete è sempre bello, perché è ancora più bello, perché poi passa del tempo e quindi c'è ancora più voglia, capito, di viversi, secondo me. Vabbè, Zemine, i sottotitoli stanno sudando. Ok, scusatemi, io direi di andare avanti. Dillo alla mia ex della lontananza. Vedete? Zè, nemmeno questa pausa ti ha regalato il dono della sintesi. È il messaggio del true. Ok, allora, siete d'accordo con me, sì o no? Sondaggio. Vai, Rakira, do a te questa palla. Sondaggio. D'accordo su relazione a distanza? Cioè, d'accordo su quello che ho detto, sì o no? Che la relazione a distanza in realtà è una relazione che si può fare se si hanno buone premesse, se si mettono davanti delle premesse sulle proprie vite, se si mettono in chiaro le proprie vite, e il proprio modo di essere, è ciò che in realtà si cerca, e i propri sentimenti, che sono fondamentali, perché sono quelli che portano avanti la relazione, e non solo. Sì, vabbè, i soldi pure leggo, ma non è così. I soldi pure sì, ma non è totalmente così, raga. Non è totalmente così. Perché si fa, credetemi, si fa tutto. Volere e potere nella vita. Quando metti tutta te stessa e si ha la voglia di raggiungersi, la distanza non conta. Vero. Do you agree that a long distance relationship can work? Yes. Vota. Raga, è difficile pensarlo, eh, però non perché io ci sia dentro, perché magari la mia relazione poteva anche non funzionare, ok? Attualmente, ringraziando il cielo, sta funzionando, però il punto è un altro, cioè poteva anche non funzionare, ma io credo che il principale problema di una relazione a distanza, quando si lasciano le persone, non è la relazione a distanza, cioè non è la distanza, ma è quello che è come reagisci alla distanza. Non è la distanza in sé per sé, cioè come tu stai nel rapporto di quella persona, però
a distanza. Quindi è sempre il punto che non è la distanza, ma è sempre nel rapporto. Come stai con quella persona? Come ti fa sentire quella persona e cosa senti per quella persona? Comunque sta vincendo, il sondaggio. Adesso leggiamo questa. Allora, questa persona ha scritto: beh, sì, quello è vero, però entrano in gioco tanti fattori, anche perché non tutti possono permettersi di viaggiare così spesso per motivi economici, di lavoro, eccetera. E ci sta, è vero. Quindi anche il non volersi, il non viversi di persona non aiuta. Questa parte, anche il non viversi di persona, non aiuta. Non è così, perché si trova un modo per viversi. Quello anche a distanza, si trova sempre un modo. E poi, mh, se è una vita, se tu stai bene con te stesso, allora la cosa è questa, se tu stai bene con te stesso e c'è una vita tua, c'è un lavoro, c'è i tuoi amici, c'è la tua famiglia, e quella persona con cui stai semplicemente deve essere un plus, un qualcosa di aggiuntivo, non l'altra parte della mela, ma un qualcosa di aggiuntivo. Cioè deve essere la cannella sulla mela, cioè la cosa aggiuntiva che tu dici ok, ma la mela sei tu, quindi di conseguenza questa cosa non sussiste, capito? Perché il problema non sta nel non viversi, perché tu vivi, prima stai bene con te stesso, quindi quella persona quando la incontri è semplicemente un plus, non ti devi vedere per forza tutti i giorni, quello è il punto. Cioè anche io lo pensavo all'inizio, poi quando sto vivendo questa relazione ho capito che effettivamente si può fare, però è ovvio che poi non è che duri per sempre questa cosa. Prima o poi si deve anche capire di incontrarsi a un certo punto. Poi ognuno ha i suoi tempi. Ovviamente ci vuole del tempo. Però perché non viversi le cose? Io penso sempre meglio avere coraggio e viversi la vita piuttosto che non viversela proprio. Cioè perché lasciare una persona anche se si hanno sentimenti semplicemente per la distanza. No, non va bene. Comunque ha vinto il sondaggio del il sì, quindi secondo me dipende dalla fase della vita in cui ti trovi. Esatto, anche. Quando inizi devi stare bene con te stesso, semplice. Quando inizi a voler avere dei figli, una relazione a distanza non funziona più. Beh, Shadilea, sono d'accordo quando dici dipende dalla fase della vita in cui ti trovi, ed è vero, ma questo va anche per la relazione che non è a distanza, cioè quando inizi a volere dei figli, una relazione a distanza non funziona, ma in realtà dipende le premesse che ci sono per avere dei figli, quello è il punto. Se l'altra persona prima di tutto li vuole, significa che si trova un modo. Raga, si trova un modo, credetemi, si trova sempre un modo. Tutto dipende se le persone vogliono stare insieme. Ok, ma tanto le confessioni io le continuerò a fare questa cosa, tanto ci avevo messo un'ora soltanto per attivare questa cosa, raga, ve lo giuro. Soltanto per attivare questa cosa. Ma piano piano imparerò anche a sintetizzarmi. Adesso andiamo avanti. Allora, vediamola da qua perché non è che ci vedo proprio bene. Allora, questa. La mia ex era andata a studiare in Francia metropolitana. Ok. La mia ex era andata a studiare in Francia metropolitana, mentre io vivevo nelle isole. Stavamo insieme da 3 anni, ma l'ultimo anno lo avevamo passato in una relazione a distanza. È andata a vuoto la relazione.
Lei stava tornando sulla mia isola per rivedermi, solo che per puro caso sull'aereo si è ritrovata seduta accanto a un ragazzo, hanno iniziato a parlare, hanno fatto amicizia e quando è tornata da me si è messa insieme a lui. Adesso sono sposati e hanno anche un figlio. I suoi genitori non volevano che stesse con una ragazza. Ah, ok. E secondo me è anche per questo che è rimasta con lui. Io poi dimentico che, cioè, pe- io, ok, quindi bisexual. Adesso sono sposati anche, e hanno anche un figlio, i suoi genitori non volevano che stesse una ragazza e secondo me è anche per questo che è rimasta con lui. Pensare che io l'avevo aspettata per un anno. No, che stai aprendo? No, no, sono sconvolta, scusami tesoro, io non so tu come abbia fatto. No, io stare. No, perdonami, sarò cattiva, ma io non vorrei mai essere nei tuoi panni, quindi ho tanta stima per te e non so come tu abbia fatto sinceramente a superarla, quindi sei veramente una grande. Ti mando un bacio. Che trauma. Mi dispiace per la ragazza sposata perché se è lesbica sta vivendo malissimo. Verissimo, questo è un bel punto di vista, porella. Spero che sia bisessuale e che in realtà senta veramente un qualcosa per questo ragazzo, che se l'è sposato, insomma. E, e hanno fatto anche un figlio. No, raga, sto male. Come si fa, dai? Come si fa, raga? Magari lui è gay, ma dai. Dai, andiamo a leggere la prossima. 38 anni, ma è stata fidanzata. Sesso 3 volte in vita mia con 2 uomini diversi sapendo di essere attratta dalle donne. Che vitaccia. Io potrei anche morire. Che vita di merda. Perdonami. Però, cioè, amore, devi fregartene un po' di quello che pensa la gente e della società, di come è strutturata. Cioè, tu non è che devi stare con gli uomini sapendo che sei attratta con le donne, dalle donne. Cioè, vai con le donne. Cioè, 38 anni, sai che devi fare? Ti consiglio di creare un buon network sociale, devi uscire e crearti una bella rete sociale, devi andare a degli eventi che ti permettono di conoscere persone, perché altrimenti tu, cioè, non ti dico di trovare la ragazza, ma almeno un'uscita con una donna. Cioè, capito? Capito? Guarda che io voglio che, cioè, è un consiglio per essere più felice. Claudio, non devi dire proprio tutto quello che hai in testa. Vabbè, ma è un consiglio. Cioè, voi cosa ne pensate? Ma come fai a stare. Cioè, capito? Alla fine, cioè, poverella, è stata, cioè, 38 anni con due uomini. Cioè, sapendo che si è trattata le donne è proprio una vita di merda, amore. Cioè, io non so tu come abbia fatto, che coraggio. Cioè, molto coraggiosa e sei molto. No, devi iniziare a vivere, tesoro. Assolutamente no. No, no. Devi cambiare radicalmente la tua vita perché tu credimi, credimi, che cambierà da così a così a così. Aspetta, così a così.
Non so se mi stai ascoltando, sarò un po' dura, ma devi iniziare a vivere, che non stai vivendo. Non che uscire, ecco, per forza con una persona sia tutto, perché comunque c'è anche questa cosa che nella società uno per forza deve stare con qualcuno. Assolutamente no. Però se sai che non ti piacciono gli uomini ma le donne, insomma, vai da quell'altra parte. Se poi devi stare con qualcuno, stai con le donne. Eh. Vabbè, voi cosa ne pensate? Sì, ti sto ascoltando. Rachele, basta. Zebedee self-traumatizing Zebedee with these confessions. La vida es corta, non puedes perder el tiempo. Bravo. Non so chi l'abbia scritto, ma è vero, raga, la vita è corta, vi dovete godere la vita, capito? Perché è una. Fate tutto ciò che vi pare, sempre nei limiti e nel rispetto degli altri e di se stessi, ma vivete. Allora, mi sono innamorata di una ragazza che era venuta nella mia città per fare un periodo di scambio. È rimasta qui per 3 mesi. Ci siamo conosciute su internet, siamo diventate molto amiche e ci siamo coinvolte sentimentalmente molto in fretta. Dopo pochi giorni ci siamo incontrate di persona e ci siamo baciate per la prima volta. Abbiamo iniziato a studiare insieme perché io le insegnavo la mia lingua. Era un modo per trascorrere più tempo insieme. Mi chiamava quando stava male e l'aiutavo perché ero diventata il suo punto di riferimento più vicino qui nel paese. Anche se tra noi le cose stavano andando molto bene, ha deciso di interrompere quello che stavamo vivendo. Diceva che tutto stava procedendo troppo velocemente e aveva paura di iniziare una relazione a distanza e soffrire perché aveva già vissuto una brutta esperienza in passato. Mamma mia. Nonostante questo abbiamo continuato. Ah, ma chi se ne papiel? Nonostante questo abbiamo continuato con le lezioni e siamo persino andate insieme al mare per qualche giorno. Purelle. Così come lei mi aveva chiamata diverse volte per sfogarsi, un giorno sono stata io a chiamarla. Ecco qua, non voglio continuare più. Non voglio continuare più. Già lo so come va a finire. Le ho raccontato che mi ero innamorata di lei e che per me era difficile affrontare quella situazione, anche perché avevamo già parlato dei nostri sentimenti diverse volte. E allora mi ha risposto: Non so cosa c'entri questo con me, non ci rivedremo più. Dai, dai, dai. Quando è tornata nel suo paese mi ha rimossa da tutti i suoi social, ma che stai? E mi ha bloccato ovunque, come se tra noi non ci fosse mai successo. Non fosse mai successo nulla. Allora, adesso qui qua bisogna vedere anche un po' le prospettive. Io adesso ho letto soltanto la tua versione, voglio credere alla tua versione, però non so la sua versione. Quindi rispetto alla tua versione, io ti dico che non mi sembra proprio una persona sana questa tizia, sinceramente, e non sa neanche lei cosa vuole dalla vita. Però evidentemente ti sei anche un po' flashata tu, non lo so. Cosa ne pensate voi? Leggo i vostri commenti. Bellissimo questo format, della verità. Sto iniziando a produrre live interessanti, piano piano. Il mio cervello lavora. Poraccia, ti siamo vicino. Dios es, Dios es chica, no tiene corazón, no era para ti. Mejor, mejor. Era il suo commento. È perso il commento. Che sta tizia è una grande stronza. Sempre sono state interessanti. Ah, le live. Da quando? Da questa live esco con traumi. Bene. Relazione tossica, sì.
Guarda che anche, esistono anche le relazioni tossiche, soprattutto anche nelle amicizie. Leggiamo questa. Io e la mia ragazza in vacanza in un villaggio turistico non ci siamo rese conto subito che la tenda davanti alla, alla porta finestra che dava su tutto il giardino. Vabbè, devo continuare a leggere. Alla sera, una volta tornate in stanza, ci siamo spogliate tranquillamente nude per cambiarci e lavarci. Solo successivamente abbiamo realizzato che la vera tenda che, che non faceva vedere nulla era in fondo nascosta. Abbiamo dato sicuramente spettacolo a molta gente perché da fuori si vedeva letteralmente tutto con la luce accesa, la vergogna a pensarci. Vabbè, l'importante è che non avete fatto nulla. Insomma, vi siete solo cambiate. Vabbè, fin quando la gente si rifà gli occhi va bene, raga. Cioè, io questa cosa l'ho capita col tempo. Anche perché a me danno fastidio i pervertiti di merda che ci stanno per strada. E quindi questa cosa mi irrita molto. Però purtroppo ci sono e non ci possiamo fare intaccare la vita da persone, ecco, che non dovrebbero neanche esistere. Quindi in questo caso uno si fa una risata e si va avanti, dai. Mi ricordo la finestra aperta di Scarlett che hai detto l'altro giorno. No, vabbè, ma comunque, cioè, è una finestra un po' particolare quella perché c'è un marciapiede, quindi la gente passa, però non è che si mette a guardare tutti quanti dentro, ma pure se guardano, ma alla fine, cioè, non è che uno si mette a cambiare proprio là, tipo cambia una maglietta, ma nulla di che. Ad ogni modo, andiamo avanti. Non so se. Ah, ma è spagnolo? Sí, no sé cómo decirle a mi pareja que ya no quiero estar más con esta persona. Es tan complicado todo que ni siquiera disfruto estar con él íntimamente. 18 anni di matrimonio. Esiste il divorzio, qua scrivono. Sta traducendo. È tra uno scioccata e traduciamo bene, vediamo se ho capito bene. Va bene, andiamo avanti. L'anno scorso al torneo di calcio ho incontrato uno Zeudiner. Ci vediamo regolarmente e, e non le ho mai detto che sono innamorato di lei. E c'è una traduzione, secondo me. Quindi, ma no, ma come lo fate ad innamorare così facilmente, ragazzi? Ragazze, cioè, l'innamoramento è una cosa che viene un po' più una cotta. Sono innamorata di una donna più grande di me, sposata e con figli, che nasconde la propria omosessualità. Mi trovo divisa tra il desiderio di allontanarmi da lei e l'incapacità di stare senza la sua vicinanza. Mm. So benissimo che non c'è alcun futuro per noi, ma nonostante questo provo conforto e pace quando le sono accanto. Mm. E beh, e quindi vuoi fare la sottona?
Ma poi la nasconde questa omosessualità stando con te oppure non state insieme? Che dici l'incapacità di stare senza la sua vicinanza, quindi non state manco insieme, te so. Ma poi se non ha cominciato niente, come ci può essere un... Cioè, non sto capendo, aspettatemi. No, di nascosto fanno, secondo me no, perché l'incapacità di stare senza la sua vicinanza. Sono amanti, voi dite? Non è che questa è innamorata dell'amica che è sposata e con figli e pensa che l'amica nasconde la sua omosessualità, ma in realtà ah, è tutto un film mentale. Perché non è che ha scritto per me amica, non amante. Allora, sondaggio per voi, amico e amante, analizzate. Comunque mi piace questa cosa. Amante, ma siete seri? Dai, ma vaffanculo. Dai, parlaci un pochino di questa tua teoria dell'innamoramento che non ne parli mai. Vabbè, se capita amante. Andiamo avanti. Hello Zeodi, I don't know if this counts as a confession, but I'm only out to one person in my life, a friend, because I live in a country where being gay gets you 15 years in prison. And I grew up in a very religious family. Mamma mia, Purella. At this point, I have made peace with never coming out. Mm. Now trying to find a way to let my family know I'll never get married. Wow. Allora, poi uno dice si fa tanti problemi, cioè, capite? Questo è un reale problema. Cazzo. I'm so sorry for you, really. I'm close to you. That's sad. Mm. Mamma mia, raga, capite? Cioè, purtroppo esistono queste cose, è una roba assurda. Avevo 14 anni. Sono diventate 20 le sedute dallo psicologo alla fine di sta live. Comunque è assurdo quante storie esistono, vedete? Cioè, tutti i volti che vediamo in metropolitana in mezzo alla strada, nel traffico, ai concerti, ovunque, al parco, cioè, so- cioè, tutti noi abbiamo una storia, una roba assurda, c'è gente che ha anche queste storie qua. Mamma mia. Allora, leggo questa e poi ci salutiamo. Allora, abbiamo sempre pensato che uno dei miei amici etero fosse gay, o almeno bi, ma è sempre stato solo con donne. Si è sposato l'anno scorso e adoriamo anche sua moglie. Alla fine tutti pensavamo che non avrebbe mai fatto coming out. Qualche mese dopo il matrimonio tutti i ragazzi del gruppo sono andati via per un weekend per un addio al celibato e si sono ubriacati. Alla fine della serata erano rimasti solo in due, lui e un altro, ma no, è nella contact. Lui e un altro amico gay, è molto bello, che ha un fidanzato. All'improvviso quello etero ha implorato il nostro amico gay di baciarlo. Lui ha rifiutato e ha cercato di parlarne.
ma l'altro ha fatto finta di essere troppo ubriaco. Ma no, pure merda. Dovremmo parlargliene. Dovremmo parlargliene per incoraggiarlo a essere se stesso. Siamo delle cattive persone se non lo diciamo a sua moglie. So che, so che potrebbe tradirla con gli uomini, cioè con altri uomini. Ma vabbè, cioè raga. Aspettate che Scarlett mi ha mandato una cosa. No, vabbè. No, io sono scioccata dalle cose a volte che mi manda Scarlett. Allora, voi cosa ne pensate? No, non le candele, non sapevo le candele. Dai, cioè, raga, questa è una cosa comunque molto delicata. Questa persona si è sposata. Chi è Rossella? Chi è Rossella? Did she stop reading just to go listen? Computer scarico? Sì, infatti tra poco vi abbandono. A breve vi abbandono. Dai, ditemi cosa ne pensate di questa, poi vi devo abbandonare. Dai, voglio leggerne ancora, raga. Che belle queste cose. Io domani faccio un'altra live su questa cosa perché non l'abbiamo fatta abbastanza bene, secondo me. Allora, voglio ringraziare innanzitutto nel mentre mi date il vostro parere, una storia molto complicata. Eh, Eli Uffa, Sina Prete, Miss Rachele, Sibi20 perché hanno partecipato alla creazione di questo sito per noi ed è incredibile che cioè, che le Zeudiners creano dei siti per me e per voi che guardate questa live per integrare il tutto. Quindi parlo il corso in inglese e anche queste, queste confessioni, che secondo me è un bellissimo format che continuerò a fare perché è molto, molto, molto bello e carino e magari potrebbe aiutarmi anche con l'inglese perché leggere è importante. E l'inglese comunque leggere è importantissimo, raga. Let's do this again. Vabbè, comunque, a sto punto, eh, vediamo da 1 a 10 quanto vi è piaciuto questo format. Facciamo un sondaggio. Da 1 a 10 quanto vi è piaciuto questo format, a parte che ha avuto delle difficoltà ovviamente evidenti a programmarlo, a metterlo, a settarlo, ma penso che sia carino. Vabbè, 1000, piace a tutti, perfetto, nessun sondaggio allora.
Vi piacciono più le challenge o questo? Sondaggio. Entrambe, questo, tutto ciò che fai, non vale, ci piacciono entrambe. Challenge, ambas, bot, tutte e due cose. Entrambe sono due cose diverse. È giusto per capire le persone che stanno attualmente. Poi è stato azionato. Comunque 10, dai, al 90% piace, quindi significa che è una bella cosa. Mhm. Io che ho votato 10 perché a me piace tantissimo. Si può alternare, dai. Allora, io vi leggo, datemi qualche altra idea per qualche altra challenge. Penso che farò qualche altra challenge, però consigliata da voi. E quindi consigliatemi qualche challenge che vi leggo, magari faccio un post su X. Vediamo. Raga, sta vincendo, dai. Ci sono diversi voti. Che assurdo. Cioè, 1500 persone ancora in live dopo 2 ore di live, per me è tanta roba, raga. Soprattutto dopo un'ora dove io ho solo settato. È incredibile. Moni Manzi. Grazie Moni Mazzi, Manzi. Moni Manzi. Do you prefer challenge or anonymous confession? Vediamo. Mm. Sta vincendo Anonymous Confessions. Zarlet 997, grazie. Ehm, le challenge sono più divertenti, le confessioni da fare una volta ogni tanto. Dai, stanno 50 e 50 quasi. 60 per 57 per Anonymous Confessions, le challenge 44%. Allora, è ovvio che adesso abbiamo appena finito di fare le confessioni, quindi ci sta che ci sia una percentuale maggiore per le confessioni, però, insomma, dai, che sta per finire. Comunque piacciono anche le challenge per questa percentuale che c'è, evidentemente chi mi ha seguita piacciono. A me piace tanto questo format qua. Alla fine infatti ha vinto il 55%, 5% in più, quindi Anonymous Confessions,
e le challenge 45%, quindi non è male comunque. E- È un momento rilassante quello delle confessioni, le challenge secondo me sono più divertenti da vedere, ecco. Questo è invece da ascoltare e rilassarsi. Anyway, thank you to everyone for following this live. Gracias a tutta la gente che mi sta live aquí. Aspettate. Noi ci vediamo prossimamente. Ci vediamo prossimamente su questo canale come sempre. E vi tengo aggiornati per tutto quello che accadrà. E quindi seguitemi come sempre. E voglio però ringraziare tutte le persone che hanno scritto un qualcosa, come sempre, di carino nei miei riguardi e nei riguardi delle persone che abbiamo, e nei riguardi delle storie delle persone che abbiamo appena ascoltato, perché è comunque bello, anche se è anonimato, alcune persone ci ascoltano, cioè alcune persone sanno che l'hanno scritto, cioè alcune persone che sanno ovviamente ciò che hanno scritto perché l'hanno scritto loro. Ovviamente, leggendo anche la chat si sentono un po' di conforto, ecco, sentono un po' di conforto che comunque non fa male. Ed è importante leggere le storie che magari fanno sia ridere, sia quelle che invece ci danno tanti insegnamenti. Buenas noches, buonanotte Zeri, grazie per la compagnia, grazie a voi. Però voglio ringraziare, come sempre, per i Beats Valemar 2024, Davoli Sim 8104. Aspettate che non vedo più nulla. Pepa 1405, Aura Adriana 24, Sarv 69, Kaix Dix X 17. Poi abbiamo Moni Manzi, grazie mille, Chic 62, grazie. Stefani Pineu, Adriana Cruz, Ana Rocia 230, Felicia 134444. Raga, grazie mille, ci vediamo next time. Ah, c'è anche Suspitla, Summer Sunwit, Rilea B e Rachele Caps. Grazie mille a tutti e ovviamente c'è da ringraziare anche Shadilea per tutto il supporto e Rachele per tutto il supporto che ha dato, anche se è un po' una scatole, però Rachele è fondamentale, uno dei pilastri di queste live, insieme a Shadilea e a tutti i moderatori, che ringrazio anche loro, e alle persone che hanno creato i siti. Ci vediamo nella prossima live, raga, e grazie per avermi seguita come sempre, e nulla. Ciao, buonanotte!